Allora, oggi video a cui tengo un sacco, infatti sono quasi emozionata. Questa situazione di Covid, di PCM che crescono come funghi nel bosco, ok? Una cosa di fatto che mi manca in tutto ciò, allora, io sento parlare lavoratori, 1000 medici, 1000 politici, 1000 tipi di 1000 associazioni diverse, ognuno dice la sua, ma in tutto ciò non ho ancora sentito il parere dei ragazzi, cioè il parere delle persone giovani. Ho pensato soprattutto oggi che ho visto la notizia di Camilla, una ragazza di 17 anni di Firenze, ha mandato una lettera al giornale dicendo: lo Stato incapace mi sta privando dell'età più bella, io rispetto le regole per la comunità, ma la comunità cosa fa per me? La sensazione di insoddisfazione e insofferenza che nei giovani abbiamo in questo momento. E se veramente noi poi dovremo prendere questo momento di crisi esistenziale mondiale che sta passando l'umanità come un punto di svolta per poi crescere a livello di società in maniera migliore, beh raga, qui si parla di noi, cioè nel senso che questo futuro che adesso dovrà continuare ed essere, ne siamo noi, siamo noi il futuro. Noi ci sono tutti qua che dicono: ah, voi giovani, voi siete il futuro, e di qua e di là, però intanto questo futuro di cui tutti parlano nessuno ha chiesto un cazzo, nessuno ha chiesto niente, cioè nessuno mi ha chiesto: ehi giovane, ma tu questi tempi di Covid come te la stai passando? Non mi aspettavo Conte che mi arrivasse sotto casa e chiedermi: ciao Giulia, ma ascolta, come te la vivi? Però un minimo di interessamento in più, che invece proprio non ho sentito, quando invece secondo me sarebbe molto importante, perché se ci sarà qualcuno a viversi tutte le conseguenze di questo Covid a livello sociale, economico, politico, beh raga, quelli siamo proprio noi. Questa lettera di questa ragazza mi ci ha fatto pensare. Ancora a marzo a parlare a un politico sentivo che diceva: ah ragazzi, state a casa, adesso c'è una priorità, vedrete che tutte le altre cose, le feste, i vostri amici, poi lo farete in futuro. Volevo dirgli: guarda che a me delle feste non me ne frega niente, cioè sì, per carità, io amo fare la festa, ma non è quello che mi inquieta del Covid. Io sono molto di più di un individuo che è giovane e vuole andare a fare la festa. Io sono un individuo che ha molto di più dentro. Io, Giulia Salandini, di 21 anni, studentessa italiana in Erasmus, in un altro paese, la cosa per cui io divento folle in maniera incredibile è il fatto che mi abbiano chiuso i corsi in presenza. Io mi sono messa a piangere quando ho visto che mi hanno chiuso i corsi in presenza, perché io ho bisogno di essere trasportata nella materia, di un professore che mi trasmetta i suoi valori e che mi faccia vedere concretamente gli sforzi che fai te per venire qua a lezione, per studiare a casa, sono qua, hanno senso. Io trasmetto i valori, ti trasmetto l'amore per questa materia. Ah, sì, per favore, ti prego. È questo che voglio io. Io come faccio davanti a un computer a sentire l'amore per il sanscrito? Io sono venuta qua a studiare sanscrito, io amo il sanscrito, ma come faccio io su un computer a dire: ah, terza classe, lezione, Iati, lui ha detto il sacrificio. Nick, nick, nick. Ah, notifica di Facebook. Non, non ce la fo. Ho paura che mi chiudano la possibilità di fare una tesi concretamente, dove mi sono persa per 1000 biblioteche a cercare 1000 libri, a perdere un sacco di tempo. Io ho paura di perdere questa possibilità nella mia vita. Non mi interessa di perdermi la festa, raga. Questa è una cosa che ti dico: chiudimi le feste, ma lasciami andare in biblioteca, ti prego. Secondo me ci sono altri due problemi grossi, che sono lo sport e il viaggiare. Sport è un equilibrio psicofisico. Io non riesco ad avere un equilibrio mentale adeguato se non faccio un tot di sport.
Scusami, è il momento in cui tu mi impedisci, mi chiudi tutto e non solo, ma mi metti anche in lockdown. Se vado a correre fuori e mi dai la multa, perché io l'ho presa la multa di 400 euro perché stavo correndo fuori casa e io ho fatto ricorso dicendo che io per il mio benessere psicofisico ho bisogno di andare a correre. E che cazzo? Mi togli l'idea di poter viaggiare. Cioè tu mi dici che tu mi hai chiuso il mondo. Niente più progetti internazionali con ragazzi di tutto il mondo che hanno bisogno di incontrarsi per sviluppare una mentalità aperta senza nazionalismi. Quindi tu mi chiudi sempre di più le frontiere e mi togli questa possibilità di poter cambiare punto di vista rispetto alla vita, quindi cambiare cultura è grave. Nella testa di una persona giovane che inizia la sua vita impatta male. Io tutto questo ti dico che lo posso accettare. Giuro, io sono pronta ad accettare questa imposizione nella mia vita per un periodo limitato nel momento in cui le cose mi vengono spiegate e vengo accompagnata nel processo di cambiamento che la mia società sta attuando. E nessuno mi sta spiegando un cazzo. Scusatemi, nessuno mi sta spiegando niente e non mi sento per niente accompagnata in questa cosa, anzi, e io critico tre cose in particolare, che sono il terrorismo, il fatto che non ci stanno spiegando niente, ci sia una concreta umanità ed empatia nei messaggi che ci arrivano. Per quanto riguarda il punto 1, terrorismo psicologico. Allora, io già non sono in una buona fase psicologica, ho paura, Covid, robe storie, buona. Mi sembra giusto di mettermi ancora più paura, cioè di vedere titoli tipo coronavirus Conte, rispettare le misure o si rischia un nuovo lockdown. Bene, questa mi è sembrata la mamma che ti dice rispetta le misure o ti metti in punizione. Ma no, fra! Ma non è questo il messaggio che mi devi dare. Non mi devi minacciare o fai così o ti metto in punizione, perché questo crea una distanza tra me e te che sei la classe governativa. Io mi sento pressato da te. Su tutti i giornali le foto di Milano con la polizia per le strade, con i poliziotti con i mitra. È importante tenere le... No. Sì, veramente tu mi metti ancora più ansia, ancora più paura e tu non diventi, tu governo, tu Stato, non diventi un punto d'appoggio in cui io credo, ma un punto verso la quale mi metto sulla difensiva. Assolutamente. E non è possibile che ogni due per tre non si sa cosa succede domani. Questo mi mette in un continuo stato di paranoia che non, non si può. Non mi viene a spiegare la verità. Io sono pronta ad accettare questi cambiamenti così repentini, così forti nella mia vita, se il governo, se lo Stato mi spiega perché. E non me lo sta spiegando